Ultimo pezzo di strada bianca, poi ci facciamo un altro pezzettino d'asfalto, poi direi che ci siamo fatti un'idea chiara di come va questo mono. Sono Maurizio, questo è il mio primo video su YouTube, forse anche l'ultimo. Ho deciso di farlo perché dopo aver postato sui forum che ho installato un ammortizzatore particolare, ho visto che c'è tanta curiosità, forse anche la curiosità di avere l'opinione di un motociclista normale su questo componente fondamentale che è appunto il monoammortizzatore. Sulla casa questo mono promette di essere bello solido quando la strada è bella, di diventare un po' più morbido, confortevole quando la strada si fa un po' più brutta e di dare anche un po' più di sicurezza e trazione sulle strade bianche. Parlo di strade bianche perché io ho una moto stradale, quindi non posso fare l'enduro, ma mi permette comunque di raggiungere mete che non sarebbero raggiungibili, di vedere paesaggi che non sarebbero raggiungibili facendo esclusivamente strade asfaltate. Il mono di cui stiamo parlando non è questo è il Wilbers, un gran bel mono che avevo montato sulla mia moto prima, ma ho deciso di cambiarlo per 2 o 3 cose che magari, se riesco, le dico dopo. E stiamo parlando di questo mono che è l'Air Tender, un mono abbastanza rivoluzionario. Adesso qua faccio vedere il suo cuore. Questo è il cuore del mono. Per tutto quel che riguarda il suo funzionamento tecnico, la parte un po' più tecnica, magari vi rimando ad alcuni siti dove ci sono esperti che ne parlano. Quello che posso fare io è semplicemente dare un feedback, un punto di vista di un motociclista di tutti i giorni, quello che lo utilizza, le sensazioni che mi ha dato che mi darà questo ammortizzatore, perché devo ancora usarlo. Ho intenzione di usarlo da solo, in 2, con strade brutte, strade belle, qualche strada bianca appunto, e poi alla fine dare un piccolo resoconto. Ci provo. Purtroppo con queste restrizioni posso girare solo nel comune, quindi sto cercando di trovarmi delle strade belle asfaltate bene nel mio comune, che non è facilissimo. E devo dire che la moto, quando la strada è bella pari, si comporta come se avesse un ammortizzatore rigidissimo, perché purtroppo sono strade dove non si può chiaramente andare forte, però si può provare l'agilità della moto, e effettivamente devo dire che il comportamento su questo tipo di strade è fantastico. In questo caso lavora probabilmente solo la molla elicoidale e la moto diventa molto stagna, molto guidabile. Adesso la strada si stringe e diventa un po' più brutta, così proviamo qualche saltellamento. Qua non so se con la GoPro si apprezzano gli avvallamenti della strada, ma in questo caso è proprio una tipica strada del nostro Appennino. Il nostro Appennino ormai purtroppo ci ha abituato, quindi molto non proprio perfetta, via. Però devo dire che in questo caso sta dando del suo meglio l'ammortizzatore, e come la moto è estremamente guidabile, e tutti gli avvallamenti, adesso provo a prenderne qualcheduno anche apposta, sono assorbiti in modo egregio. Qua la strada non è proprio delle più belle, è una strada ormai possiamo dire tipica dei nostri Appennini, perché le strade ormai ci fanno credere che questa sia la normalità, ma normale non è. Però la moto, cavolo, si comporta bene. In questi casi questo ammortizzatore qua dà il massimo, perché non sento niente, la moto si guida benissimo
Questo è proprio il suo terreno. Guarda qua che bella buca, vediamo come la prendiamo. Zero, proprio zero. All'inizio della registrazione ho parlato di sostituzione, di aver sostituito il mono, cosa non del tutto vera. Infatti Airtender in realtà fornisce un kit da inserire sul mono originale della moto. Questo è il risultato, dove abbiamo una parte, questa parte odorata, che è una molla idropneumatica montata in serie con un'altra parte, una molla normale licoidale. La costante elastica di questo nuovo sistema è la somma di queste due molle. Per questo motivo io non andrò più a regolare il precarico della moto, perché il sistema che vado ad utilizzare è completamente diverso, e adesso lo faccio vedere. Questo è il cuore del mono, dove abbiamo un accumulatore caricato azoto e olio. Io cosa faccio per andare a regolare il mio mono? All'aumentare del carico andrò a stringere questa vite va ad aumentare la pressione dell'azoto e di conseguenza cambia il comportamento della molla. Ma in che modo lo cambia? Andando in pratica a cambiare la sua costante elastica. Quindi è un po' come se io ogni qualvolta vado a regolare questa vite sostituisco la molla con una costante adeguata. Allora, dopo la prova in strada andiamo a fare una prova anche su una strada bianca, non chiaramente sterrati, non chiaramente roba da enduro. Brum. E allora per l'impressione è che a volte accoppia bene, non ci sono delle gran buche, però non è neanche che sia una strada proprio perfetta. Vediamo qua, bim bom bim bom bim bom. Abbastanza bene. Non faccio delle velocità incredibili, perché queste sono strade che sono percorse spesso da ciclisti o da cavallo o da persone a piedi, quindi non ne vale la pena di fare i fenomeni. Però la moto comunque è guidabilissima e le buche le assorbe tutte abbastanza bene. che a volte vogliamo fare per andare a trovare, diciamo, a vedere posti non sempre raggiungibili. Che rompe un po' le balle, ma bello, bello, bello.
Dopo circa 1000 km percorsi con questo nuovo mono do la mia opinione. Ho fatto strade abbastanza belle, quelle che mi ha permesso di fare il lockdown. Ho fatto strade bianche, cioè il massimo che posso fare con questa moto. Questa è una delle strade bianche. E sono andato via in 2 con mia moglie, e sono andato via con le valigie, e quindi direi che una prima idea me la sono fatta. Per quel che mi riguarda ha soddisfatto le mie aspettative, soprattutto in 2 casi, cioè dai 2 estremi. Quando le strade sono molto belle la moto diventa estremamente guidabile, molto guidabile, probabilmente perché lavorando solo il mono elicoidale, che è molto più rigido di prima, la moto è molto rigida, cioè ha un buon assetto, agilissima, quindi di questo direi che sono contento. Quando al contrario diventa molto brutta la strada, cioè con avvallamenti abbastanza evidenti, anche in questo caso il mono lavora benissimo, praticamente alcuni avvallamenti come se magicamente sparissero. E invece diciamo nella via di mezzo, quando la strada è bella ma c'è quell'improvviso avvallamento che ti fa sobbalzare, lì ancora non riesco a capire, ma non lavoro, non ha quel comfort che mi aspettavo in questo caso. Infatti per questo motivo credo che andrò a farlo regolare, a provare a ridurre un po' la pressione dell'accumulatore. Per far questo devo per forza rivolgermi a un centro attrezzato, perché ci sono più di 50 bar d'olio e di azoto, e poi dopo magari anche troverò la quadra anche in queste condizioni, diciamo in questa terra di mezzo. Una cosa che è fantastica è praticamente l'assenza di sag dinamico di questa moto. In pratica cosa succede? Che prima quando dovevo caricare bagagli e andavamo in viaggi in coppia, dovevo precaricare tanto, la moto diventava molto alta quando era, diciamo, sul cavaletto, e a volte era veramente scomoda da manovrare, scomoda anche da alzare, perché alla fine la gamba finisce, quindi diventava anche proprio difficile da addrizzare. E in questo caso invece, dovuto al fatto che io non vado a modificare il precarico, ma vado semplicemente a modificare la pressione dell'aria e in pratica, come ho detto prima, a cambiare il K della moto, la costante della molla, e la moto non si alza, e questa è una cosa comodissima. Comunque, se quello che ho fatto vi è piaciuto, per piacere mettetemi un pollice su, così almeno sono stimolato a fare qualche altro video. Se invece non serve a niente o l'avete già visto, fate un pollice verso, io non mi faccio più vedere.